Rapida ed esplosiva! Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin dalla Casa dei Padel e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review dove dobbiamo raggiungere quota 10.000 iscritti. Ci siamo quasi, quindi giuro che poi non vi stresseremo più almeno fino ai 15.000 quando poi chiederemo di far mettere ai vostri amici un mi piace per raggiungere quota 20.000. Alvin, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo e recensiamo la Starby Astrum Aries. La fu pala di Bea Gonzalez prima del passaggio a Bull Padel, anche se va detto, secondo me Bea Gonzalez, anzi non è secondo me, nell'intervista fatta a Roma lo scorso anno chiesi a Bea: giochi con la stessa pala del negozio? E ha detto sì, poi mostrandola di lato c'era scritto Eva Pro, mentre questa qua è una Eva Soft 30, quindi diciamo la gomma intermedia di Starby. Tanto che Starby adesso ha lanciato un modello, non so se limited edition, non ho ben capito, che è la Starby Astrum Aries con gomma Pro. E quindi secondo me era proprio la racchetta con cui giocava Bea Gonzalez appunto prima del passaggio a Bull Padel e prima del passaggio alla Vertex di Juan Tejo. Alvin, comunque come ho detto prima dobbiamo raggiungere questi 10.000 iscritti, siamo a 9.500 iscritti al momento di questo quasi, video. dai, 500 di voi cosa devono fare? Devono iscriversi al canale e dire a un amico, solo a uno, di iscriversi. E così siamo già a 18.000 in un secondo. Esatto, cioè poi è facilissimo. Poi lo ridiciamo e siamo a 36, cioè tempo 2 mesi siamo a 100.000. Esatto. E abbandoniamo tutte le nostre carriere e ci dedichiamo solo al canale YouTube, giusto Alvin? Esatto. Scherzi a parte, parliamo del prezzo della Starby Astrum Aries. 260 circa euro di listino, adesso la si porta a casa a 215 euro. Io ci farei più di un pensiero. Sì, anche se è diversa. Anche se, lo diciamo ora, è diversa dalla Starby Astrum Aries che è nella mia top 3 di sempre, ossia quella là bianca e oro, perché questa qui ha i piatti con un doppio strato di carbonio 3K, mentre quella là aveva i piatti misti fibra di vetro e fibra di carbonio. Non dico nient'altro, dico soltanto che comunque a 215 euro poi per le valutazioni lo diciamo alla fine, se no poi i nostri telespettatori se ne vanno via subito, oppure magari restano perché questa qua è migliore. Chi lo sa. Comunque 215 euro, ricordiamo racchetta made in Spain, tutti sanno che adesso Starby ha perso tanti giocatori, ma non è più interesse di Estrella Damm, che è uno dei proprietari di Starby, di investire tanto nel firmare giocatori, non ha neanche la forza economica di competere con gli altri marchi, però comunque racchette sempre di grandissima qualità, racchette made in Spain, quindi come detto 215 euro, io questa racchetta la prendo in considerazione. Tu Alvin? La prendo in considerazione, sì, però ogni volta faccio un rapporto a quella vecchia, Quindi Alvin ha già fatto capire che gli piace più quella vecchia. Detto del prezzo, adesso passiamo al livello da intermedio in su, destra-sinistra, racchetta polivalente, forma rotonda. Uno pensa ok, è una racchetta da destra, ma sappiamo che Starby ci ha abituato anche ad esempio con la Meteora Dual, che quella è rotonda e a sinistra è clamorosa, sì, e anche questa qua a sinistra e destra secondo me è una racchetta perfetta. Aggiungilo tu. Questa no, non so se volevo aggiungere la stessa cosa tua, però questa è un plus rispetto a quella dell'anno scorso, che quella dell'anno scorso probabilmente era un po' più da giocatore di sinistra, questa prende anche il giocatore di destra. Esatto, perché aumenta sicuramente il controllo sulla pallina, mentre su quell'altra scappava un po' di più, l'altra era molto no, però era più potente di questa, sì. Secondo me anche più facile la potenza di quell'altra rispetto a questa, più gratuita, dai, più gratuita. E secondo me questa qua è anche una racchetta buona per un pubblico femminile, però più di sinistra, alla Bea Gonzalez, perché cerca una racchetta comunque col tatto intermedio duro, una racchetta secca con cui giocare il colpo secco, cioè a chi piace il tatto appunto duro, secondo me per una donna questa qua è una racchetta ideale. Poi a noi, lo diremo dopo nelle specifiche, è venuta perfetta perché sappiamo il solito grandissimo range di Starby sul peso, però ripeto, questa racchetta secondo me va bene anche a un pubblico femminile, non a caso giocava Bea Gonzalez, quindi per forza deve andare bene a un pubblico femminile. Parliamo adesso delle caratteristiche tecniche. Ricordiamo, made in Spain, forma rotonda, piatti con un doppio strato di carbonio 3K, come detto tatto intermedio duro, facce ruvide col sistema full plane effect, gomma Eva Soft 30 che è la gomma intermedia di Starby, ricordiamoci la Eva Pro e la Eva Ultra Speed,
che poi spero di provare una volta. La proveremo sulla Dronos che abbiamo e sarà una delle prossime palle che proveremo. Lì c'è la gomma Eva Ultra Speed che non ho mai provato, forse non ricordo. Manico con tecnologia Noene Inside e con grip Noene per smorzare le vibrazioni, che si smorza, la racchetta non vibra mai, non affatica mai il braccio. Purtroppo il manico è minuscolo, Esatto, non piccolo. è minuscolo e serve assolutamente un overgrip. Per quanto il manico, questo qua Noene, tenga molto, cioè abbia un buon grip anche dopo più utilizzi, comunque un overgrip è d'obbligo perché è veramente troppo piccino. Quello è vero, rispetto ai grip normali si consuma meno. Si consuma meno, è vero. L'accetto con comoda polsiera, questa è un'altra grande bella non novità perché già c'era pure sulla vecchia, però un'altra cosa bella, per la Meteora Dual non c'era c'era l'accetto scomodissimo, qui con la polsiera che è decisamente comoda, racchetta che arriva senza un protettore. Ma adesso Alvin è il tuo momento per parlare di peso e bilanciamento. Il peso della nostra pala è di 361 grammi e il range già lo sapete se ci seguite. Quindi... Ma scrivetelo adesso nei commenti da a... Non lo diciamo? No, dai, diciamo? sì, diciamo. Per i nuovi iscritti. Il range va da 350 grammi a 385 grammi. Vediamo se avete azzeccato il range. Mentre invece il bilanciamento è a 26,2 cm. Quindi direi perfettamente al centro. No, perfettamente al centro. Questo rende la racchetta estremamente e super maneggevole. Sì, avrei usato un po' di più. Avrei usato un po' di più. Diciamo che poi il bilanciamento è sempre magari... Ti spiego. Avrei usato un po' di più, essendo fatta, tra virgolette, per Bea Gonzalez, che comunque come stile di gioco è abbastanza aggressiva, molto offensiva, per quello intendo, avrei usato un po' di più. Sì, però ricordiamo che appunto lei giocava già con la gomma Eva Pro, quindi già quello la rendeva sicuramente una racchetta più aggressiva ad alti livelli. Bisogna vedere la sua come era bilanciata, onestamente non lo so e lo scopriremo, non lo scopriremo mai. Come si comporta da fondo campo la Starbuy Astrumeris? Rapida, agile, punto dolce, per essere una racchetta rotonda non è estremo e sai che secondo me è spostato non è tanto nel centro quanto un pochino più in alto. Sì, perché la palla viaggia bene quando si prende un pochino più in alto rispetto, diciamo, a quello che ci si può aspettare da una racchetta con forma rotonda e punto dolce al centro. Rispetto all'altra ho faticato tanto nei pallonetti, nel trovare la misura giusta nei pallonetti, e aggiungo che con questa recensione aggiungeremo ai voti, che diventano 13, la voce proprio pallonetti. Con l'altra, grazie anche al piatto misto, andavano su molto più facili. Qui se non fate il giusto movimento, se non ci mettete la giusta spinta con le gambe, rischiano di rimanervi molto corti, soprattutto alle prime uscite, e di impallinarvi. A me è successo che uscivano veramente tanto corti, quindi va presa bene la misura e va fatto un buon lavoro anche con... Impallinato da me, no? No, da te no, è impossibile. Ha presa anche la giusta misura e il giusto movimento per tirarli su. Racchetta che ama il colpo secco, il colpo teso, una grandissima varietà di colpi. Non ho sentito tanto grip su questo, stranamente non lo so, non ho sentito tanto grip rispetto alle altre Starbuy, e rispetto però all'altra Starbuy di Bea Gonzalez, con cui è impossibile non fare un confronto, questa ha molto più controllo. Sì. Essendo comunque anche quella era dura, cioè era parimenti dura, anche quella era intermedia dura, soltanto che qui la palla comunque si sente di più quando si impatta e quindi ha maggiore controllo ad alti ritmi soprattutto. Cioè una racchetta comunque da livello intermedio, si mette intermedio magari un po' alto, cioè ovviamente intermedio, però comunque ama il gioco veloce, anche perché poi è super maneggevole, si muove super bene, quindi comunque ci si trova bene in qualsiasi situazione di gioco, soprattutto però nel gioco veloce eccelle. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo, sì. Adesso Alvi mette un po' alla prova e vediamo come si comporta da fondo campo la Starbuy Astrumeris, la vecchia palla di Bea. Astrumeris da fondo campo, sentite, agile, esplosiva, ottimo sound, la palla esce super bene quando si impatta. Ricordiamo che il punto dolce per essere rotonda non è ampissimo. Questo pallonetto preso bene, è andato lungo, questo invece mi è rimasto cortissimo, perché uno dei problemi rispetto, diciamo, alla vecchia versione, appunto, che
la palla esce meno e quindi nei pallonetti serve più movimento con gambe e braccia. Anche qua preso male, si è uscito buono, però non eccellente. Vai Alvin, mettimi alla prova, vediamo. Che si muove sempre bene comunque, però qui Alvin mi ha dominato, però comunque una racchetta offensiva, ricordiamolo, ho detto medio, però non si va mai in difficoltà, che si muove benissimo. Ecco, mi sono quasi schiantato sul vetro. Vai, ultima. E chiudo così. In difesa, per come si muove agile, è veramente top. Alvin, è il tuo momento a rete adesso, vai. A rete, come detto già da Emiliano anche a fondo campo, è una racchetta che predilige proprio il gioco secco, il gioco veloce, il gioco rapido, dove magari il colpo tecnico paradossalmente rende meno, perché è un po' la palla rimane un po' sul piatto. E quindi un gioco veloce, rapido di gambe, con aperture magari brevi e colpi secchi che danno aggressività e potenza alla palla, perché comunque tutto sommato abbiamo detto che è un po' più scarica di quella dell'anno scorso, ma comunque non è una racchetta diciamo difensiva, è una racchetta comunque offensiva, giusto? Assolutamente. E quindi nel gioco rapido ci piace, anche a ritmi alti comunque è una racchetta che non stanca tantissimo, e poi soprattutto il noene che vibrazioni pari a 0 aiuta tanto anche nel gioco veloce, negli spostamenti rapidi anche di polso, non affatica mai il braccio. Nel bloqueo ci è piaciuta perché comunque la palla un po' rimane. Ecco, cosa diceva Emiliano prima, anche a fondo campo, la palla molto lavorata non l'ho sentita, quindi il colpo magari la vuole proprio precisa, lavorata, vicino doppio vetro, ho faticato un pochino, quindi ho peccato lì un po' su quel grip di contatto palla effetto. Anche dopo Emiliano magari nei colpi dall'alto, che proprio il grip è qualcosa che un pochino manca. Stranamente, perché comunque la tecnologia full plane effect è quella classica di Starby. E infatti dove ho un pochino più sofferto nella deada, ho un pochino sofferto la deada. Adesso mi vedrete fare un po' di colpi, speriamo di aver imparato un pochino il rovescio, speriamo. E vedete anche bloqueo e deada, quindi vediamo un po' come si comporta questa Astromeris a rete. Eccoci a rete. Beh, come detto prima, predilige proprio il colpo secco e poco lavorato. Adesso guardate la palla lavorata come sale un po'. Diciamo che anche il manico in questo caso un pochino troppo piccolo per giocarci, rende la racchetta difficile nelle situazioni di difficoltà, quando invece prepariamo brevi, colpo secco come in questo caso, non dispiace. Avete visto che comunque la palla non ha, rispetto a quella dell'anno scorso, un'uscita così esagerata. Vai Emi, aumentiamo un po' il ritmo. Avete visto già a livello alto il colpo secco non dispiace, Vabbè. Quindi colpo poco lavorato e molto veloce col braccio senza aprire troppo. Una racchetta che ecco, avete visto, nel gioco lento, lavorato, ho un po' faticato a prendere la giusta misura. Vai Emi, proviamo 2 bloqueo. Non male. Ok, promossa. Vai, 2 deade. Ecco, la deada lavorata e sentita un po' si soffre, la deada invece veloce, avete visto, come in questo caso, piace molto più. Quindi colpo proprio secco e rapido.
Alvin, l'hai provata a rete, adesso la provo dall'alto. Mi è piaciuto di questa racchetta, oltre alla sua esplosività, buono anche il colpo piatto, cioè lo smash piatto viaggia parecchio. Mi è piaciuto tanto che puoi andare a tutto braccio e davvero è difficile che la palla ti scappi e che ti vada diretta contro il vetro. Questo è uno dei suoi pregi. Ho tirato qualche Vibora, veramente Vibora è il mio colpo migliore forse, dalla linea del servizio proprio a tutto braccio, e sono sempre andato sicuro perché sapevo che la pallina non sarebbe scappata. Ovviamente serve comunque una discreta tecnica, non è che dico che state sempre a tutto braccio, la palla entra sempre in campo e tirate a un centimetro dal vetro, anche col gomito basso, il gomito alto ormai ho perso le speranze. Quindi è una racchetta che comunque dall'alto offre tanta varietà di colpi, anche nel kick alla grata mi è piaciuta. Nel per 3 sì, però come detto manca forse un pochino di grip, poi purtroppo questo manico piccolo ogni tanto scivola e purtroppo metteteci un overgrip, giustamente il nostro pubblico potrebbe dire che noi lo usiamo senza, quindi facciamo sempre il raffronto rispetto al senza. Ti faccio una domanda: il kick però lavorato o quasi più piatto? Perché sul piatto magari un po' più controllo, sul kick lavorato? Più piatto, sul kick più piatto, magari più che kick una bandeja alta da sinistra da giocare sulla grata. Si sente bene però l'effetto proprio... Sì, un pochino forse, come hai detto tu, mancava. Ripeto, è una racchetta esplosiva perché se vai a tutto braccio risponde sempre presente. È una racchetta dove potente, anche potente, non è potente come l'altra Astrumeris, però è potente, lo dico ora, dato che è quasi finita il video. L'altra mi era piaciuta tantissimo. Non avevate capito, è vero. Siamo nella top 3, questa qua non c'entra purtroppo, però comunque non mi è dispiaciuta, c'è una bella racchetta e ripeto, dall'alto grande varietà di colpi, Vibora e smash piatti e palle non lavorate, palle accompagnate alla grata. Accompagnate, esatto. Adesso mi vedete nella classica sequenza: Vibora, kick alla grata, per 3 smash piatto. Vai! Astrumeris dall'alto, esplosiva, Sentite che bel sound che fa quando viene impattata la pallina. Dai, proviamo qualche kick. Sentita poco. Questa meglio, ancora un altro kick alla grata, vai. Però si muove con queste specie, anche qui sono andato più piatto che in kick e l'ho sentita molto molto meglio. Provo qualche per 3. Questa era facile, Alvin. Pure questa, Alvin, vai, vedete che comunque è una racchetta potente, avete visto come questa invece mi è scivolata perché manico sottile purtroppo l'ho persa, però avete visto nelle prime 3 esecuzioni. Adesso chiudiamo con qualche smash piatto, anche qua me la so persa, però è andata bene, un altro. Risponda ancora l'ultimo, Albin. Vai, facciamolo bene. Questa pala è perfetta a destra e a sinistra per chi cerca potenza, cerca vibore, e bene a sinistra anche per un pubblico femminile. Alvin, prendi il telefono che diamo i voti alla Star by Astrumeris. Ricordiamo che saranno 13 voti questa volta perché aggiungiamo anche pallonetti globo. Da fondo campo 8. Pallonetti 6,5. a rete 8. Controllo 8. maneggevolezza 7,5. uscita di palla 6,5. punto dolce 7. effetti 7,5. potenza 8. per 3 7,5. smash 8. Vibora 8. ultimo voto rapporto qualità prezzo a 215 euro 7.
Abbiamo dato i voti alla Starbuy Astrumeris, la vecchia pala di Bea Gonzalez, almeno nella colorazione, non siamo certi nella gomma. È il momento di salutarci. Malvin, cosa devono fare chi non l'ha fatto? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscrivervi e seguirci e poi, quinta e ultima cosa, commentate la domanda di Emi. Voi preferite questa Astrumeris o quella bianca e oro del passato? Scrivetelo nei commenti. Anch'io quella del passato. Ciao.